Ciao a tutti, oggi rispondiamo a una delle domande che spesso i proprietari dei cani che vengono in visita ci fanno, o che comunque è una delle patologie onestamente più frequenti che in un ambulatorio può osservare, ovvero l'obesità. Quindi il mio cane è obeso, è un problema? La risposta è sì, perché l'obesità è una patologia che va curata, va riconosciuta e va gestita. Innanzitutto bisognerebbe non arrivare all'obesità, ma una volta che si è obesi va anche risolto il problema e poi si cerca chiaramente di evitare che il cane riprenda poi il peso e diventi di nuovo obeso. Di solito si ritiene che l'obesità è un aumento del 25% del peso che il cane dovrebbe avere, quindi quando il cane ha un 25% in più di peso rispetto alle tabelle di riferimento si considera chiaramente il cane obeso. Poi vedremo che nella diagnosi esistono poi delle tabelle che vanno a valutare ovviamente anche magari i meticci, che magari è più difficile capire in base al peso. Allora, partiamo subito. Perché un cane diventa obeso? Abbiamo diverse cause, diverse componenti. Diciamo che abbiamo la componente del proprietario. Tendenzialmente i nostri cani vengono sovralimentati. La maggior parte degli alimenti che noi diamo hanno delle chilocalorie in eccesso rispetto allo stile di vita che fanno i nostri cani. Poi dovete mettere anche in riferimento che durante l'anno, durante l'arco della vita, il cane chiaramente brucerà più o meno chilocalorie, quindi magari in determinati periodi dell'anno ne brucia di più, in determinati periodi ne brucia di meno, in determinate età ne brucia di più, in determinate età ne brucia di meno, magari quando è anziano ne brucia di meno. Ci sono poi altri fattori chiaramente predisponenti che andremo a trattare, però innanzitutto partiamo dal primo punto, il proprietario. È molto importante che quando voi scegliete un cibo considerate quanto deve mangiare il cane, ma considerate anche che tipo di vita fa il vostro cane. Se è un cane molto atletico, ovviamente potrà magari mangiare di più, ma se è un cane tendenzialmente sedentario e anche la vostra vita è tendenzialmente sedentaria, chiaramente non dovrà mangiare come indicato dalle confezioni. Inoltre, dare da mangiare ad libitum, cioè lasciargli la ciotola sempre piena, non è sicuramente un buon modo per evitare l'obesità. Un'altra cosa che i proprietari tendenzialmente non considerano sono per esempio gli snack. Quando loro somministrano gli snack non considerano che questi snack molto spesso sono ipercalorici, quindi vanno ad aggiungere, nonostante molto apprezzati dai cani, vanno ad aggiungere ulteriori chilocalorie che, se non vengono bruciate, fanno sì che il cane poi aumenti di peso e quindi tendenzialmente sia poi predisposto all'obesità. Questo perché? Perché fondamentalmente i proprietari tendenzialmente non considerano il concetto di chilocalorie, ma considerano il concetto di peso. Quanto cibo devo dare al cane? Quanto ne devo dare? Quando in realtà, se noi prendiamo la maggior parte dei cibi commerciali, abbiamo delle variazioni molto elevate in chilocalorie rispetto a un cibo rispetto a un altro, e quindi affidarsi al peso, gliene do tanto così, ovviamente potrebbe far sì che, senza nemmeno accorgerci, dando la stessa quantità, noi diamo più chilocalorie semplicemente modificando il cibo. Poi ci sono dei cani più golosi rispetto ad altri, delle razze che sono più predisposte all'obesità. Prendiamo per esempio il Labrador, il Golden Retriever, il Bassotto, il Rottweiler, sono razze più predisposte all'obesità. E tendenzialmente anche altri fattori predisponenti sono per esempio la sterilizzazione e la castrazione. Ricordarsi sempre che dopo la sterilizzazione, dopo la castrazione, il metabolismo tendenzialmente cambia e quindi è necessario ridurre la quantità di cibo e andare a modificare chiaramente la quantità di cibo che noi somministriamo.
Esistono poi delle patologie che possono chiaramente sia predisporre all'obesità, ma sia essere anche poi chiaramente conseguenza di un cane obeso, perché effettivamente l'obesità, oltre ad essere di per sé una patologia, predispone a diverse problematiche. Un cane obeso, per esempio, che magari presenta una problematica di displasia all'anca, displasia al gomito, quindi tendenzialmente un'artrosi secondaria, sarà più predisposto poi a far fatica ad alzarsi, ad avere dolore. Anche sarà predisposto per esempio alla rottura del crociato, perché il peso chiaramente inciderà e quindi sarà predisposto alla rottura del crociato. Patologie chiaramente anche cardiache e fondamentalmente anche tutte patologie metaboliche come l'ipotiroidismo, l'iperadrenocorticismo, il diabete. L'obesità predispone al diabete. Ci sono ovviamente anche le stesse patologie che poi predispongono all'obesità, quindi l'iperadrenocorticismo, l'ipotiroidismo, l'iperinsulinismo, l'acromegalia predispongono chiaramente a un cane obeso e quindi bisogna gestire la quantità di cibo. Come si diagnostica fondamentalmente l'obesità? Come abbiamo detto, sia con il peso, quindi quando il cane supera il 25% del peso, ma anche attraverso un sistema, una classificazione in cui si va a valutare la Body Condition Score, la BCS. Fondamentalmente ci sono delle tabelle in cui diciamo si va o da 0 a 5 o da 0 a 10, dove da 0 a 5 teniamo 3 come normalità, mentre invece 4 e 5 sono sovrappeso, 5 obeso, mentre invece da 0 a 9, 5 è la normalità e poi abbiamo da 7 a 9 che sono magari obesi, mentre invece da 5, 6, 6, 7 sono in sovrappeso. Andiamo a valutare che cosa? Andiamo a valutare chiaramente sia generalmente si valuta torace-addome e tendenzialmente l'addome dovrebbe essere sfiancato, no? Il torace e poi dovremmo avere l'addome che è un po' più sfiancato. Ovviamente in un cane diciamo in sovrappeso avremo una mattonella, in un cane obeso avremo ovviamente una pera fondamentalmente, guardandoli dall'alto. Poi una cosa che è molto importante se volete controllare i vostri cani è quello, io consiglio sempre di vedere il discorso delle coste. Le coste tecnicamente non si devono vedere ma si devono sentire alla palpazione. Quindi se si vedono, quindi si sentono, il cane magari è troppo magro, se non si vedono e si sentono, ovviamente il cane è normale, se non si vedono e non si sentono, il cane ovviamente è in sovrappeso o addirittura obeso. Come si gestisce fondamentalmente questo problema dell'obesità? Allora, in primis, come ho detto, sarebbe importante evitare che il nostro cane diventi obeso. E come fare? Come vi ho detto, cercare di valutare lo stile di vita che ha il vostro cane, lo stile di vita che avete voi. È molto importante anche considerare che in famiglia è meglio che dia da mangiare solo una persona, non più persone, e anche i vicini di casa ovviamente non devono dare cibo senza che nessuno gli abbia detto che devono dare del cibo. Quindi all'inizio, quando abbiamo il nostro cucciolo, il nostro cane normale, a livello di peso, dobbiamo crearci un attimo le condizioni per evitare che il cane possa diventare obeso. Quindi una persona darà da mangiare, si consiglia magari di dare le classiche 2 razioni quando è adulto, 3 quando è cucciolo, e fondamentalmente cercare di andare a bilanciare quando si vuole dare uno snack, magari ridurre la quantità di cibo che si dà la sera. Tenere monitorato il peso del cane in base all'attività fisica che si fa, quindi andare a pesarlo più frequentemente o dal medico veterinario, o se avete una bilancia, semplicemente prendendo in braccio il vostro cane e facendo la differenza col vostro peso, in modo tale da avere sotto controllo se c'è un aumento legato chiaramente alle vostre abitudini che avete con il vostro cane. Quindi
È chiaro che se voi non controllate questo, a livello di chilocalorie non riuscite a tenere sotto controllo e il peso ovviamente aumenterà senza che voi inizialmente ve ne accorgerete. Ve ne accorgerete quando il cane probabilmente è già in sovrappeso o obeso. È molto importante poi fare chiaramente attività fisica col proprio cane, cercare chiaramente di fargli bruciare le chilocalorie introdotte, perché l'aumento di peso è legato alle chilocalorie introdotte e le chilocalorie che bruciamo durante la giornata. Come funziona con noi, funziona anche con loro. La differenza tra noi e loro è che noi apriamo il frigo, mentre loro dipendono tendenzialmente da noi. Poi un'altra cosa chiaramente è valutare, quando c'è per esempio dopo una sterilizzazione, dopo una castrazione, di valutare che ci sarà un cambiamento a livello metabolico e quindi cercare di scegliere magari dei cibi. In commercio ci sono dei cibi chiaramente per cani sterilizzati, però proprio non basarsi solo sulle tabelle che sono indicate dietro a confezione, ma proprio valutare proprio oggettivamente, oggettivamente ogni mese, ogni settimana, ogni 2 settimane, se c'è un aumento poi in base al cibo che noi diamo, perché è chiaro che se vediamo un aumento vuol dire che la quantità di cibo che noi diamo è troppa rispetto a quella che il cane poi brucia. Quando poi abbiamo il problema è chiaro che magari non basta stare lievemente attenti e quindi bisognerà dare dei cibi che fondamentalmente saranno ipocalorici, ricchi di fibre. Esistono in commercio dei cibi che chiaramente aiutano a far perdere il peso al nostro cane dando un senso di sazietà. Calcolate che si dovrebbe perdere 1-2% a settimana di peso quando si decide di fare calare un cane obeso, perché nemmeno il calo improvviso chiaramente è consigliato. Ovviamente aumentare l'attività fisica, quindi cibo dietetico diciamo per far calare il cane, aumento dell'attività fisica e chiaramente controllo del peso per riuscire a perdere l'1-2% a settimana. I casi che ho seguito fondamentalmente ho notato che il proprietario è molto incentivato a proseguire questo tipo di dieta se vede coi suoi occhi che il cane sta perdendo peso, quindi è consigliato far venire il proprietario una volta a settimana per vedere in bilancia proprio il calo del peso. Questo dà soddisfazione al proprietario che vede che lo sforzo che sta facendo, perché per il proprietario non dare determinati snack, determinati premi, ovviamente che associa chiaramente al bene che vuole al proprio cane, può essere chiaramente uno sforzo. Quindi vedendo che il cane sta perdendo peso lo incentiva chiaramente a continuare in modo tale che il cane poi ne riceve chiaramente di salute. Una volta che si raggiunge il peso forma è essenziale decidere di poi controllare, monitorare attentamente, perché il rischio è che se si ritorna allo stile di vita che avevano i cani precedentemente, si recupera in tempo zero il peso e quindi è essenziale anche lì introdurre il cibo che si decide di scegliere per poi alimentarlo per la vita, però venire a pesarlo magari anche lì una volta a settimana, una volta a 2 settimane, in modo da bilanciare la quantità, perché poi lì si va ad agire sulla quantità. Devo essere onesto, quei cani che ho gestito ho visto dei grandi risultati, soprattutto quando il proprietario capiva l'importanza di un cane che già perdendo 1, 2, 3 kg ritornava ad avere un'attività fisica più energica, era molto più contento, saltava, ho visto dei bassotti che non si muovevano e chiaramente ricordate i bassotti che sono predisposti alle ernie discali, quindi se pesano tanto ancora di più, ho visto bassotti non camminare che quando perdevano 1-2 kg vedevano il bassotto ritornare a saltare, a correre, non so quanto sia di salute che il bassotto salti e corri, però vabbè, in generale stava molto meglio e quindi chiaramente vedevano che purtroppo il loro atteggiamento, che dal loro punto di vista, perché associano molto spesso il cibo al bene, ovviamente
il cibo è sempre qualcosa che noi associamo a un piacere, quindi chiaramente dare cibo al nostro animale è come dare un piacere, e anche per il cane probabilmente è così, però ovviamente in alcuni soggetti, in molti soggetti, facendo delle vite tendenzialmente sedentarie, comunque con delle passeggiate che però non bruciano quello che mangiano, è molto importante che questo tipo di lavoro venga fatto fin da subito e non aspettare di avere animali obesi, ripeto, che possono poi avere delle grosse problematiche, poi si va a spendere un sacco di soldi di veterinari, di farmaci, di terapie, e a volte abbiamo anche grosse problematiche. Immaginate, ripeto, un cane che si rompe il crociato perché è obeso, quindi bisogna sistemare il crociato perché il cane si è sovralimentato. Magari quel cane non se lo sarebbe rotto, comunque se lo sarebbe rotto magari in un'età più avanzata, o magari comunque la rottura del crociato poi diventa più complicata se non si opera, se il cane è tendenzialmente obeso rispetto a un cane molto leggero. Ma la stessa cosa l'artrosi secondaria da displasia dell'anca: se il cane è più leggero ovviamente sentirà meno male, si alzerà con più facilità rispetto a un cane che pesa il 25% del peso in più. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che controllerete da oggi in poi quanto date da mangiare, controllate soprattutto il peso dei vostri animali, e un saluto a tutti e alla prossima.